Bentornati nel santuario di Celebrita dalla Turchia, il solo palcoscenico digitale che rifiuta di fermarsi alla lucentezza dei riflettori e scava invece nel nucleo emotivo che muove l'industria. Oggi non ci accontentiamo di un pettegolezzo su una rottura o su una nuova fiamma. Stiamo entrando in un dramma di timing degno di un palcoscenico elisabettiano, la storia di un bivio invisibile che ogni grande artista, prima o poi, è costretto ad attraversare, quando la strada verso il dominio globale si separa bruscamente dalla via più umana della realizzazione personale. La domanda che serpeggia nelle sezioni commenti, nei forum dei fan e nei mormorii dei corridoi di casting da Istanbul a Madrid è una soltanto. Halil İbrahim Ceyhan, uomo dotato di un magnetismo rado e abbacinante, ha davvero smontato con le sue mani la rampa di lancio internazionale per Zlatorkulu? È il racconto di una scelta che potrebbe aver deviato il destino del talento più luminoso di una generazione, una decisione che, a seconda dello sguardo con cui la giudichi, o ha consacrato un legame sentimentale al mito moderno o ha imposto un pedaggio professionale così pesante che solo ora ne intuiremmo tutto il peso. Prima di addentrarci in questo labirinto di ambizione e affetto, chiediamo conferma del vostro patto con la verità. Siete iscritti? Qui su Celebrita dalla Turchia stiamo costruendo una comunità di analisi lucida, di sguardi che non si accontentano. E se volete dare forza al nostro lavoro investigativo, laddove altri scorrono in superficie, sappiate che il tasto Join vi attende. La vostra fiducia è la linfa vitale di ciò che facciamo. Ora, riavvolgiamo il nastro, non fino ai titoli di giornale, ma al momento in cui l'aria in una stanza ha cambiato densità. Per comprendere ciò che forse è andato perduto, bisogna capire prima cosa è stato trovato. L'origine di questa saga ci porta su un set destinato a diventare un luogo quasi sacrale, dove Halil İbrahim Ceyhan e Zlatorkulu vennero scelti come forze opposte in una serie di prima serata che, presto, avrebbe superato il recinto degli ascolti televisivi per battere all'unisono con il cuore di un paese. Quando la macchina da presa iniziò a girare, tecnici disincantati e registi navigati notarono un fenomeno che non si insegna nelle accademie e non si fabbrica negli uffici stampa. Un'alchimia così potente da far vibrare l'aria tra i due, una tensione non scritta che non aveva bisogno di dialoghi per raccontare una vita di desiderio. Un tremolio negli occhi, una vulnerabilità senza difese, un linguaggio comprensibile da Istanbul alle Ande. Era quasi inevitabile, come se fosse stato inciso tra le stelle, che quel fuoco scenico superasse la linea di sicurezza e attecchisse nella realtà. I paparazzi, cronisti ostinati dell'attimo privato, cominciarono a catturare sguardi rubati dietro le quinte, risate che non finivano al stop del regista, un'attrazione magnetica che li teneva nell'orbita l'uno dell'altra. Quando i sussurri si trasformarono in conferma, Halil e Zla smisero di essere due attori distinti e divennero un'entità unica, un marchio sentimentale divorato da milioni di sguardi. Eppure, come in ogni storia avvincente, sotto la patina di perfezione una faglia iniziava, silenziosa e pericolosa, ad allargarsi. Molto prima che Zlatorkulu entrasse nel suo orizzonte e ne riarredasse gli equilibri, Halil İbrahim Ceyhan aveva già avviato un cantiere solitario e scrupoloso. Non era un passeggero trasportato dalla bellezza, era l'architetto del proprio destino, e costruiva, piano su piano, una carriera pensata per non conoscere confini. Chi ha osservato da vicino la sua scalata parla di un uomo con disciplina olimpica, lingue straniere studiate fino a far scivolare le vocali con naturalezza, reti di contatti coltivate oltre l'industria locale, e una reputazione che cresceva tra manager notoriamente restii a farsi sedurre. A Londra c'erano cartelle con i suoi showreel, a Los Angeles agenti che avevano ritagliato slot in agenda, nel caos della pilot season, solo per lui. Il consenso del settore era chiaro e fragoroso. Un talento in valigia, pronto a volare, pronto a imporsi sul radar mondiale. Poi, la narrativa cambiò. Proprio nel momento in cui il motore dell'ambizione internazionale passava dal ronzio al ruggito, la relazione con Zla divenne il cardine attorno al quale tutto ruotava. Insieme, erano un fenomeno commerciale, una coppia capolavoro le cui dita intrecciate vendevano più di quanto qualsiasi algoritmo potesse prevedere. Ma qui sta il cuore del dilemma. Quando diventi metà di un tutto, il singolare io necessario alla corsa artistica, spesso solitaria e un po' egoista,
viene inevitabilmente inghiottito dal noi. Il dibattito nel settore si stringe attorno a un punto preciso, quasi spettrale, una nave fantasma di progetto mai salpata. Le voci insistono su una produzione in streaming con base in Spagna, un racconto duro e stratificato, progettato per scorticar via la lucentezza della soap e mettere a nudo la potenza recitativa più cruda, sostenuto da un distributore europeo affamato di un protagonista turco a cui affidare un franchise. La tempistica di quell'offerta coincide con una precisione crudele con l'apice della storia d'amore con Sla. Le ragioni ufficiali del rifiuto. Incastri di calendario, divergenze creative, strategie messe in pausa, galleggiarono come barche di carta, fragili e poco convincenti. Nella memoria collettiva restò una cosa: il silenzio dell'occasione mancata. Fan e critici cominciarono a porsi la domanda scomoda: preferì il calore della vicinanza all'incertezza gelida di una frontiera nuova? Guardò all'idea di vivere tra valigie in una terra straniera, lontano dalla donna che era musa e ancoraggio, e decise che il prezzo era troppo alto? Entrare nel jet set internazionale significa accettare stanze d'albergo vuote, compleanni mancati, un isolamento che ti si infila tra le scapole. Restare, invece, significava scegliere l'ebbrezza dolce di una vita condivisa, una decisione umanissima, ma a volte micidiale sul fronte professionale. Fermiamo un attimo l'analisi, perché voglio ascoltare la voce della comunità di celebrita dalla Turchia. Mettetevi nei suoi panni per un solo battito. Avete il mondo ai piedi, un contratto che può trasformarvi in un'icona globale, ma impone di allontanarvi da chi rende regolare il battito del vostro cuore. Qual è la valuta di una vita ben vissuta? Gli applausi in una lingua straniera o una cena quieta a casa con la persona amata? Scriveteci, pensate che Halil abbia sbagliato a non saltare quel fosso, o la sua sia stata la più coraggiosa delle scelte in un mondo che sopravvaluta la carriera e sottostima il legame? Consideriamo anche la macchina della fama che avvolgeva Zlaturkolu. Lei è, e resta, una potenza a sé, un volto da 1000 campagne, una presenza che calamita attenzione in ogni salotto del paese. Quando due stelle di quel calibro si allineano, la spinta verso il più dello stesso diventa quasi una forza naturale, impossibile da contenere. Gli sponsor vogliono il tepore familiare della coppia, i network pretendono la magia che ha già funzionato. Il pubblico si abitua alla scarica di dopamina nel vederli insieme. Halil, in un certo senso, è stato ingabbiato dalla stessa storia d'amore che, emotivamente, lo liberava? Per un attore che sognava thriller spigolosi, cinema d'autore e dramma di prestigio internazionale, la strada sicura e luccicante della romance domestica rischia di diventare un cul-de-sac d'oro. È una trappola morbida, foderata di velluto, ma pur sempre una trappola. La pressione di mantenere il brand. Gli eventi mano nella mano, i post coordinati, l'icona della coppia perfetta, divora ore e respiro mentale, gli stessi necessari per prepararsi alle prove feroci di una carriera oltre confine. Poi, come tutto ciò che obbedisce all'entropia, la cadenza cambiò. I post divennero sporadici, le apparizioni pubbliche sembrarono più coreografate che spontanee, gli articoli scivolarono dalla devozione alla freddezza dell'analisi. Quando la rottura arrivò, non esplose come una supernova. Cadde con il tonfo sordo di un libro che si chiude in una stanza vuota. Niente urla in pubblico, niente teatri di accuse, solo un silenzio profondo, come una riga tirata con calma sotto un capitolo. Nei mesi successivi guardammo Zlaturkolu premere sull'acceleratore con spaventosa efficienza. Nuove sceneggiature, contratti da prima pagina, un'immagine che restava luminosa e sotto controllo, avanzava come uno squalo che non può smettere di nuotare. Halil lavorava anche lui, scegliendo progetti che il suo pubblico amava, eppure quella palla di neve internazionale che sembrava lì, pronta a rotolare, non partiva. Per lo sguardo cinico, era la pistola fumante, la prova che l'abbrivio si era perso e la finestra, una volta spalancata, cominciava a richiudersi. Eppure, proviamo a mettere in discussione la premessa. Ce l'ha fatta, è davvero un red carpet a Hollywood e l'agente straniero in rubrica? O esiste una metrica diversa, che la nostra fame di convalida globale non sa misurare? Forse Ali Ibrahim Ceyhan non è la parabola del potenziale sprecato,
ma il racconto riuscito di un uomo che ha rifiutato di barattare l'anima con un biglietto aereo. Forse ha guardato i compromessi, la solitudine, lo sradicamento, la fatica senza tregua, e ha deciso che la quota d'ingresso al club globale fosse troppo cara. Ogni vita è un sistema di scambi. Scegli una città e ne lasci un'altra fuori dalla mappa, scegli un partner e difendi il tempo da trascorrere insieme, dici sì a un progetto e 10 restano fuori dal tavolo. Quello che da fuori etichettiamo sacrificio può essere, semplicemente, preferenza, un sistema di valori che prende forma davanti ai nostri occhi. Se la relazione con Sla ha ridisegnato a Lil la definizione stessa di vittoria, allora non ha perso nulla, ha solo cambiato il gioco a cui stava giocando. Dove restiamo noi, spettatori di questa grande scena? Restiamo davanti al ritratto di due persone che hanno trovato una connessione rara e incandescente, hanno tentato di proteggerla nel mezzo di un uragano, e per un tempo non breve hanno orientato la vita attorno a quel fulcro. Restiamo con una carriera ancora forte, amata, sostenibile, sebbene alcune porte, forse, siano rimaste intenzionalmente socchiuse. E restiamo con una storia d'amore che, al di là del suo eventuale costo professionale, ha regalato a entrambi qualcosa che non si conta in trofei, incassi o titoli di prima pagina. La verità piena, i bisbigli a mezzanotte, le promesse pronunciate e quelle non mantenute, appartengono solo a Halil Ibrahim Ceyhan e Sla Turkoglu. È loro proprietà. Ma nello spazio tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo, resta una lezione potente su quanto costa l'ambizione e quanto pesa l'amore. Se questo viaggio dentro la loro vicenda vi ha dato uno sguardo che non trovate nei blog di Pettegolezzo, premete mi piace, aiuta l'algoritmo a trovare altri cercatori di verità. Assicuratevi di essere iscritti, con le notifiche attive, per non perdere la prossima indagine. E, ancora una volta, cliccate su Join per diventare un pilastro di Celebrita dalla Turchia. Fino alla prossima volta in cui solleveremo il sipario, ricordate, la storia che vedete è solo metà della verità.